Salute. Salute. Non ti piacerebbe trasferirti a Milano? Ma manco molto. Manco morto. Viviamo in un mondo che ci spinge a fare sempre di più, ad essere più veloci e produttivi. Ma come si fa ad essere felici in questa società? Ho bisogno di staccare, prendo il primo volo dall'America e vado in Sicilia. Mio cugino Ruggero dice di avere un'idea che fa il caso mio. Non so dove mi voglia portare. Mi ha detto solamente di mettermi delle scarpe vecchie e portarmi anche un ricambio. Sono arrivato, dove mi porti? Ciao cugino. Hai mai visto come si fungono le pecore e le capre? Andiamo, ti faccio vedere. Ma tu ci riesci? Certo. Wow. Capretta, cosa ti fanno? Io sono uno di città. Sei stato a New York, Carlo. Devi stare qui in campagna, trasferisciti con noi. Ogni sera mungiamo, poi mangiamo la ricotta. Abbiamo finito. Grazie. Bella. Ogni quanto si deve mungere una capra? 2 volte al giorno, mattina e sera. Che spettacolo vedere Ruggero lavorare come pastore. C'ho un grande collaboratore, il signore lì dentro, Andrea. Eccolo, lì è il pastore vero. Lui è Andrea, un signore gentilissimo che ci ha subito aperto le porte di casa. Lavora per la forestale proteggendo animali abbandonati o che hanno subito violenze. Ama gli animali, la campagna e prodotti genuini. Sei abituato a vedere queste cose a New York? Come funziona? Si fa una pressione sul capezzolo, esce il latte. Molto semplice. Anzi, ora fai la prova. Come faccio la prova? Aiuto, la capra non mi sembra tanto contenta. Piccano, Il professionista riesce a far uscire latte all'infinito. Questo è per te, Carlo. Vai, forza. Così, guarda, così. Vai, prendi così. Come fai con le donne? Non ci riesco. Difficilissimo. Andrea con una pazienza infinita mi spiega 1000 volte come fare, eppure io Non so quanta forza usare. Carlo, riesci a fare l'ingegnere e non riesci a fare il pastore. Vogliamo ridere o vogliamo piangere? Oh, finalmente. Bravo, ecco quando l'ingegnere diventa pastore. Vai. Ragazzi, difficilissimo, incredibile. Come fanno? Come fanno? Guarda il frutto del nostro lavoro. È anche contributo tuo. Adesso ci facciamo spiegare dal pastore, da questo latte, come si ottiene la famosa ricotta di pecora siciliana o di capra siciliana, che fa uno squisitissimo cannolo. Andrea ovviamente non compra la ricotta ma se la fa a casa e ci spiega come si prepara. Si comincia filtrando il latte e aggiungendo il caglio, creando quindi la famosa cagliata che viene rotta e poi Ci mette a detta scaura, acqua calda. Dopodiché si fa riposare 5-10 minuti e si incomincia a fare uscire la lacciata, che è l'acqua che fa la cagliata. E si mette dentro il recipiente chiamato guararo. Guararo è la pentola. La pentola, esatto. La pentola grossa. Si mette il sale, si mette il latte, Si aggiunge un po' di latte, si tira fuori. si mette dentro gli appositi contenitori per farla scolare. Tutto quello che resta con il siero. Siero caldo. Con il siero Per caldo. Per fare cuocere il formaggio. Quanto deve stare? A che temperatura? Sin quando ci può stare la mano dentro. Ah, così si capisce. Cioè tu metti la mano dentro Sì, sì. e fai cuocere finché non ti fa male la mano. Non deve fare male la mano. Metodo scientifico, tecnologie di ultima generazione. mi spiegano che l'alimentazione delle capre in estate è a base di fieno, mentre d'inverno si nutrono di erba verde e questo modifica molto il sapore del latte. Infatti la ricotta in inverno si dice che sia migliore. Tu Carlo, a New York queste cose dove le vedi? Amici, voi a New York quante capre avete munto? Mai nessuna. Questa è la produzione artigianale. A uso familiare, no? A uso lo mangi tu e fai assaggiare a qualche amico. Questo è un prodotto genuino di prima qualità che non troverete in nessun supermercato del mondo. Scusateci, ma noi siamo abituati a mangiare il meglio. Carlo, cosa ne pensi di questa bella esperienza? Cosa ne penso? Penso che è stato difficilissimo mungere le capre. Sono riuscito un pochino. No vabbè dai, quello che penso davvero è che mentre io vivo la vita velocemente, scaldando schifezze industriali nel microonde, ci sono anche persone che si godono la semplicità delle piccole cose. Evidentemente sto facendo qualcosa male. Cioè, voi mangiate le cipolle, ad esempio? Fatta in casa, la verdura fatta in casa, i pomodoro, i conigli, i polli. L'olio lo fate voi? Sì. Mai comprato l'olio in vita tua? No, no. Vino? No. Guarda. Se ci sono le botte. Si prende l'uva, si spreme con un macchinario, va in fermentazione. Dopo che fermenta, che non ha più zuccheri, si leva tutta fezza di sutta. E si mette dentro le botti. Assaggiamo il vino. Nell'attesa di assaggiare il vino ne approfitto per fare qualche domanda un po' più personale ad Andrea. Sei mai andato da altre parti in Italia? No. Sempre in Sicilia? Sempre in Sicilia. Secondo te la Sicilia è il posto più bello del mondo?
Per me sì, perché la Sicilia è Sicilia. Si vive bene. Si vive bene. La vita è fatta di cose genuine. Sì, non tutte, però quelle che stanno in campagna, perché quelle che stanno in paese, Trapani città già È tutto industrializzato. Già Trapani città è tutto diverso. Normalmente parli siciliano o italiano? Già sei siciliano che italiano. In che occasioni usi l'italiano? Dipende a chi hai davanti come persona. Quindi in situazioni più formali magari usi l'italiano. Altrimenti sempre siciliano. Sì, sì. Ehi, salute. Che profumo. Salute. Salute, grazie Andrea. Grazie Andrea Grazie per la tua di disponibilità. questa esperienza. Proviamo il vino fatto in casa. Questo è chilometro zero? 50 metri al massimo. Buonissimo, eh? Senza conservanti, senza aromi artificiali. Soltanto niente. uva e passione. Cos'è questo vino che abbiamo provato? Catalatto, nero, sangiovese e zibibo. Perché ne metti 3? Perché il zibibo porta il dolce, il sangiovese ci porta il colore e Catalatto porta alta gradazione. E quindi siete tutti invitati qui a Valderice, a Crocevia. Con un panorama spettacolare su Monte Cofano. Adesso ve lo facciamo vedere fuori. Non ti piacerebbe trasferirti a Milano? Ma manco molto. Manco morto! Sta tanto bene qua. A Roma ti trasferiresti? No. Non lascerei la Sicilia per nessun motivo. Non lasceresti la Sicilia per nessun motivo al mondo? Il papà di Andrea con le sorelle è nato qui, proprio in questa casa. E loro da qua non se ne sono mai andati. Qui si cerca di essere autosufficienti a 360 gradi, quindi a casa tu c'è l'idea, fa bisogno. esatto, di non comprare nulla, fai dai pomodori all'olio per tutto l'anno. Che uva è? Cardinale. Uva cardinale. L'assaggiamo? Grazie. Si mangia così? Sì. Si prende dalla pianta e si mangia. Quello di sopra è tutto zibibo. Questo è un po' cardinale e poi sangiovese. Quello è tutto catalatto. E sotto è tutta uva di tavola. A casa hai sangiovese, zibibo, cardinale e uva da tavola. L'uva da tavola è bianca Anche nera. e anche nera, ok. Allora Ruggero, come si vive nella natura? Si vive bene, la sera si va a dormire stanchi, c'è un connubio tra uomo, animale e ambiente. Un connubio ideale che garantisce la sopravvivenza di tutti quanti e soprattutto la sopravvivenza in salute. Poi Andrea, tu non usi diserbanti, sostanze nocive, no? No. Tutto al naturale. Concime naturale. Concime degli animali? Allora tu, che ormai hai vissuto tantissimi anni fuori Sì. e tuttora vivi a Milano, A voglia. Questo è un angolo per respirare che mi consente di stare in vita bene. Io quando sono qui vengo a trovare Andrea, altri amici che hanno la campagna e sto bene. Perché sono irradiato da questo sole meraviglioso, sono contornato da questa bellezza. Guardate, quello lì cos'è, Carlo, tra l'altro? Che Quello lì- monte è? Che monte è? Che monte è? Tu dovresti sapere, il Monte Cofano. E poi guarda, se tu vedi in fondo si vede pure il mare. lungo termine, Sì. dove ti vedi? A Io- Milano o in Sicilia? In Sicilia. Sicilia tutta la vita. E certo, piano piano nel tempo facciamo delle scelte consapevoli e veniamo a vivere qua. Diamo una mano a Andrea. Tu Andrea hai bisogno di una mano? Hai bisogno della mano di Ruggero? È il Ruggero che ha bisogno di una mano di me. È giusto, ha detto bene, scusate. Passare qualche ora con Andrea mi ha ricordato che non serve un aumento di stipendio o una promozione al lavoro per essere felici. Assaggia questo. Lui di certo ha altre preoccupazioni. Ancora non sarà in maturazione al 100%. Oh, non avrà viaggiato il mondo, non sarà mai uscito dalla Sicilia, ma non penso nemmeno che abbia bisogno di antidepressivi per tirare avanti. Uva zibibo bianco. Guardate qua, amici americani. Buonissima. Andrea si sveglia ogni giorno e l'antidepressivo migliore al mondo ce l'ha proprio davanti agli occhi. Benvenuti in Sicilia.